Salve, ben ritornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come ho realizzato Yogi. Questa è la mia versione dell'orso Yogi, un personaggio molto simpatico ed allegro dei nostri cartoni. E andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare l'orso Yogi abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 18 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Facciamo un altro giro di 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e in tutto saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo le nostre 20 maglie basse per altri 4 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 22 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, e in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Andiamo ora a riempire bene con l'ovatta sintetica e andiamo a dare la forma al viso e al corpo. Dobbiamo ora dividere 15 maglie per questa gamba e 15 maglie per la gamba successiva. Lavoriamo prima sulle nostre 15 maglie qui per realizzare la gamba. Lavoriamo le nostre 15 maglie per altri 2 giri. Per questo giro facciamo 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e 2 diminuzioni nelle ultime 2 maglie. In tutto saranno 11 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 9 maglie basse. Andiamo a riempire un altro poco l'ovatta sintetica e facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 7 maglie basse. Andiamo a fare una catenella di 5 maglie qui proprio sulla prima nostra maglia da cominciare. Fatta la nostra catenella di 5 maglie, andiamo a lavorare 5 maglie basse nelle nostre 5 catenelle. Fatto questo, andiamo a proseguire le maglie, andiamo a fare le nostre 6 maglie a seguire normalmente qui dove abbiamo lavorato quelle di prima. Lavorate le nostre 6 maglie basse, andiamo a lavorare le nostre 5 maglie. Partendo da qui andiamo a lavorare anche queste maglie. Giriamo un po' il lavoro e andiamo a proseguire su queste altre 5 maglie. E riprendiamo il giro in questo modo.
e andiamo a fare ancora un altro giro allo stesso modo. Riempiamo un altro po' con l'ovatta sintetica fino alla riempire questa zampa. E proseguiamo il lavoro partendo di qui. Andiamo a fare le nostre maglie 1 2 3 4 5 6 e andiamo a fare le nostre diminuzioni sulla parte davanti del piede. Andiamo a fare 4 diminuzioni, vado a fare l'ultima e proseguo le maglie normalmente fino all'inizio. Proseguo questa parte qui con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e naturalmente andiamo a riempire con l'ovatta sintetica di volta in volta. Una volta che abbiamo finito con le diminuzioni andiamo a chiudere e a nascondere il filo all'interno. Andiamo a fare lo stesso lavoro anche per questa gamba. Nel partire per questa gamba andate a partire qui dal laterale, in modo che quando andate a fare le diminuzioni vi troverete da questo lato. Quindi cominciate di qua e andate a fare le vostre 15 maglie. Aiutatevi con l'uncinetto e andate a dare un po' la forma alle zampe. Andate a distribuire bene l'ovatta all'interno. Per il muso abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato beige chiaro e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Lavoriamo le nostre 22 maglie per altri 3 giri. Possiamo ora staccare il nostro filo, lo stacchiamo più lungo in modo da poterlo cucire. Andiamo a dare un po' la forma. Dobbiamo stringere con il filo qui la parte iniziale del musetto, qui dove abbiamo fatto la nostra, dove abbiamo lasciato il nostro filo. Inseriamo un po' l'ago in questo modo, tiriamo e andiamo a stringere leggermente così. Aiutandovi con gli spilli dovete andare a dare la forma al muso, dovete mettere di più da questo lato, dovete allargare un po' e tirate un po' verso il basso che deve coprire il collo in questo modo. Una volta che siete sicuri di aver fissato bene e aver messo l'ovatta sintetica all'interno, potete andare a cucire maglia per maglia tutto bene intorno. Quindi questa è l'accortezza. Arrivate al collo, tirate un pochino verso il basso in modo che riesca a coprire la parte del collo e i laterali, e qui va stringendo un po' leggermente. Per il braccio abbiamo un anello magico di 4 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare per altri 4 giri 4 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 5 maglie e andiamo a fare altri 4 giri di 5 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse e andiamo a fare per altri 4 giri 6 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse e andiamo a fare per altri 4 giri 7 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse e andiamo a fare per altri 4 giri 8 maglie basse. Chiudiamo ora il lavoro e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi andiamo a dare un po' la forma. Possiamo andare a cucire magari un braccio così alto, l'altro andiamo a cucire al fianco, decidiamo un po' noi la forma che vogliamo dare. Dalla gomma eva o dal panolenci andiamo a ritagliare il naso. In questo modo facciamo un triangolino un po' arrotondato e poi andiamo a fare i 2 occhi che andremo a sistemare proprio qui sul musetto.
Andiamo a ritagliare il colletto, basterà fare prima una riga e poi andiamo a fare, piegando in questo modo, andiamo a fare un piccolo taglio così senza arrivare fino alla punta, ci fermiamo un attimo prima e poi lo apriamo e andiamo ad applicare il nostro colletto qui al collo. Per realizzare la cravatta con il filato verde andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie. Andiamo a lavorare 10 maglie basse nelle nostre 10 catenelle. Andiamo ora a lavorare in costa dietro e andiamo a fare le maglie bassissime fino a raggiungere la metà della cravatta. Andiamo a fare le nostre maglie bassissime fino in questo punto. Andiamo ora a lavorare una catenella di 1, 2, 3 e 4 maglie. Ritorniamo sulla catenella girando in questo modo e andiamo a lavorare 3 maglie basse sulle 3 catenelle. 1, 2, 3 e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere. Fatto questo, facciamo uscire il filo dalla parte di sotto, stacchiamo in questo modo e dobbiamo andare a fermare con ago e filo questo punto in modo da far venire fuori il nodo alla cravatta. Dalla parte di dietro usciamo così con il filo e andiamo a fermare bene, andiamo a girare un po' di volte e andiamo a bloccare, realizzando così il nodo alla cravatta. Andiamo poi a cucire la cravatta sotto il colletto. Per il cappello abbiamo un anello magico di 6 maglie. Chiudiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo un giro di 14 maglie basse, ma lavorate in costa, andiamo a prendere solo la maglia dalla parte di dietro e facciamo un giro in questo modo. Lavoriamo ora 5 maglie basse intorno in questo modo, 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare nuovamente 5 maglie basse. Giriamo e facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. Giriamo e facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. E chiudiamo il nostro lavoro. Entriamo da quest'altra parte di dietro del cappello, questo è quello che abbiamo fatto adesso, entriamo in questo punto e lavoriamo questa volta 4 maglie basse. Entriamo di qui, entriamo qui e andiamo a lavorare le nostre 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 4 maglie basse. E possiamo staccare ora il nostro filo, lo lasciamo un po' più lungo in modo da poterlo cucire sulla testa e questo sarà il nostro cappellino. Giriamo un po' le punte verso l'alto della visiera, sia quella davanti che è un po' più lunga sia quella di dietro che è un po' più corta. Con un po' di filo nero sottile le andiamo a disegnare
la bocca, entriamo in questo punto, andiamo un po' verso il laterale, poi usciamo qui e andiamo a disegnare la bocca sotto. Andiamo da questo punto e andiamo sulla stessa linea dall'altro lato. Andiamo poi a realizzare le piccole linee che ha sulla bocca, sia da una parte e quindi anche dall'altra. Li passiamo sul filo in modo da marcarne di più e bloccarlo. Prendiamo la misura col colletto e andiamo a cucire prima la cravatta e poi andiamo ad incollare il colletto sopra. Diamo un po' la forma al cappellino, giriamo la visiera verso l'alto e tiriamo verso il centro della visiera in modo da realizzare questo piccolo triangolino. In questo modo ci aiutiamo con le mani, andiamo poi a spingere verso il centro in modo da formare questa riga qui. E andiamo a cucire sulla testa. Per realizzare le orecchie abbiamo un anello magico di 4 maglie. Lo andiamo a stringere senza chiuderlo. Lo stringiamo in questo modo, giriamo poi il lavoro così e andiamo a lavorare 4 maglie basse nelle 4 maglie sottostanti. Andiamo a chiudere il lavoro e andiamo a stringere con ago e filo la parte di sotto dell'orecchio. Stringiamo l'orecchio nella base di sotto e andiamo a chiudere con ago e filo. E andiamo a cucire al lato del cappellino. E dopo aver fissato anche le orecchie andiamo a cucire le braccia al lato della spalla, da un lato e dall'altro. Vi aiutate prima a bloccare con gli spilli intorno in modo che le braccia vengano posizionate al posto giusto e poi andate a fermare con ago e filo. Ed eccolo qui, questo è il mio yogi terminato, è la mia versione, spero che faccia piacere a Teresa e che sia gradito anche a voi. Vi lascio un grande bacio, un grande abbraccio, vi invito a condividere il video e a farlo conoscere ai vostri amici e fateli iscrivere al canale e se non siete iscritti iscrivetevi anche voi. Ciao, alla prossima, un bacio.